Ciao a tutti, sono Arnaldo e oggi sono super contento perché parliamo di un trucco magico pazzesco che mi ha permesso di raggiungere quasi 40 milioni di visualizzazioni in un video TikTok che sicuramente avrete visto anche voi. Moltissimi mi avete chiesto tutorial please, per favore facci vedere come fai a fare questo trucco, ed eccomi qui per farvelo vedere. Intanto questo video è molto strano, mi escono queste palline di spugna dagli occhi e poi inizio a fare una routine, cioè un'evoluzione, un passo passo di queste palline che si teletrasportano, si moltiplicano, si fanno un sacco di cose, insomma. Ma facciamo un passo indietro, vediamo che cosa sono queste palline di spugna. Le palline di spugna sono delle palline colorate, ce ne sono di tutti i tipi, tutte grandezze, tutti i colori, non solo palline ma anche oggetti, torte, frutta, verdura, numeri. Ora mi dispiace, qui c'è una piccola parte di quelle le spugne, cosiddette spugne, che io ho nel mio studio, e con queste si possono fare dei veri e propri miracoli. Perché sono importanti le palline di spugna? Perché è importante che anche tu cominci a fare questo trucco? Perché è un trucco molto leggero, cioè si trasporta in tasca, io me le porto dietro nel portafoglio, nella zip del portafoglio, perché le voglio sempre avere dietro. Sono colorate e hanno questa caratteristica che quando le premi stanno dentro pochissimo spazio, vedi? Se io le premessi dentro due dita, addirittura quasi, non so se le vedi? Non si vedono, vedi? E poi quando lascio andare diventa grande. Premetto che non sono un mago, questo l'avevo già detto nel video iniziale che apre questa serie di video sulla magia, però sono una persona che questi trucchi li ha rifatti in tantissimi anni, perché mi piacciono tanto e vedo che funzionano sempre. Quando li faccio dal vivo non mi hanno mai scoperto, quindi è un qualcosa di bellissimo. Mi piacerebbe che lo facessi anche te. E forse, aspetta, mi sembra di aver sentito dire che non hai le palline magiche. Allora, hai ragione, perché stai guardando questo video, magari non sei un mago e vorresti capire come si fa. Allora, intanto esistono tanti posti dove poter imparare questo trucco. Per esempio su YouTube ci sono tanti video tutorial che potresti andare a vedere. Ci sono tantissimi libri che spiegano questo trucco. Questo per esempio si intitola Magia con le spugne, in italiano, in inglese Spongeball. Quindi fai una ricerca e sicuramente lo trovi. Anche queste palline si trovano facilmente dappertutto nei vari negozi online. Magari lascio qui sotto nel video un link dove puoi andare a recuperare. Ma torniamo a come costruire queste benedette spugne. Se lo vuoi fare oggi, hai fretta di farlo e non puoi aspettare che arrivino le palline che hai ordinato. In casa dovresti avere delle spugne. Quali potrebbero essere queste spugne? Per esempio spugna auto, la spugna che usa qualcuno in casa per lavare l'auto, ok? Oppure la mamma o chi per lei usa la spugna per lavare i piatti. Bravissimo, risposta corretta. E dopo vedremo come poterle usare. O se non hai nemmeno una spugna in casa, che proprio vivi in mezzo al deserto, non lo so, allora avrai sicuramente dei giornali, dei fogli, ok? Questi fogli li puoi appallottolare e farli diventare due palline con cui dopo giocheremo a farle sparire. Prendiamo l'opzione più semplice, la spugna per lavare i piatti. Togliamo in questo caso quella cosa che gratta, che magari ci facciamo male alle manine, vedi? Io faccio questo modo qui, la tolgo, che è anche pesante e non funziona, non è funzionale. Con le forbici, attenzione a non farsi male, andiamo a dividerla in un terzo, in questo modo, e poi la ridivido a metà, in questo modo qui, e abbiamo le nostre due spugne. Anche queste, come abbiamo visto prima, hanno la caratteristica di poter diventare
ultra piccole fino addirittura a sparire da tanto sono piccole, non le vedete più, vedi? Invece ci sono, si riallarga, e con queste possiamo già fare dei miracoli, possiamo emulare il trucco, quello che ho fatto nel video di TikTok. Queste palline di spugna, attenzione, perché se le toccate in maniera profonda possono anche suonare, guarda. No, vabbè, c'era questo oggetto qui che ti permette di fare questi suoni strani. Ok, allora guarda, io vado a mettere questa pallina nella mia mano, la metto nella mia mano, la lascio e la spugna è nella mia mano, ok? Lo vedi? La lascio nella mano. Cosa succederebbe se io la lascio nella mano ma faccio finta di lasciarla nella mano? Quindi così. Ed è qui. E questo è il trucco, il primo trucco da imparare benissimo, da imparare come se tu ti stessi lavando le mani, come se tu stessi mangiando. Deve diventare un esercizio continuo che sai fare talmente bene che non ci pensi più. Il mago è un attore che fa il mago. Io credo con tutto me stesso, con tutte le mie emozioni, che questa spugna va nella mano, ok? Va nella mano, ma non è andata nella mano. E io ci ho creduto, ho fatto tutti i gesti, ho addirittura accompagnato come se ce la mettessi davvero la spugna. Quindi anche il corpo non deve essere questo, no, ma deve essere una cosa sciolta, come se la facessi naturalmente, no? Addirittura non dovete nemmeno toccare la mano, potete addirittura arrivare vicino alla mano e sembrerà come se metteste dentro la mano. Quindi guarda, lo vedi? Addirittura sembra che l'ho messa, ma mi sono fermato qui. Si dice scherzando che il mago è più veloce degli occhi, perché il cervello tecnicamente immagina già le cose mentre accadono, cioè non sta nella realtà, ma sta nella sua immaginazione. Se io ti dico che questo qui va nella mia mano, tu pensi che è nella mia mano, ok? Quindi posso anche, no, ora così troppo esagerato, ma insomma fare questo movimento qui, oppure addirittura entrare qui, abbracciare la spugna e poi andare via piano piano, questa mano, la mano sinistra, cioè o destra, se ne va via naturalmente, come farebbe se davvero lasciasse la spugna. Come faresti se davvero lasci un oggetto nella mano, ok? Io prendo la spugna, la lasci, cosa fai con questa mano? Fai questo? No, vai proprio normale, naturale, no? Quindi alleniamoci a fare questo gesto 1 miliardo di volte, tantissime volte, anche quando pensi che non abbia senso. Mettiti davanti allo specchio e prova davanti allo specchio. Deve diventare talmente una cosa fatta bene che anche se hai un bambino di dietro, un bambino di sopra, un bambino di sotto, un bambino dove vuoi tu, non capisce il trucco, perché è talmente fatto bene che non lo può capire. Il gesto è semplicissimo. E ci sono vari tipi di modi di impalmarlo e tutti questi hanno un nome, ma io vi insegno il più semplice. Il più semplice è questo: lo tieni col pollice e le 4 dita coperte, fai così. Quando vai qui, semplicemente le 4 dita che tengono l'oggetto contrapposto al pollice vanno giù e il pollice va nella posizione naturale, quindi ti torna il discorso? Ok.